Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. Anche Oldani, che è un amico, un coterzista che sta ancora a bordo delle macchine, ancora non perché sei vecchio, ma perché quando chiamo sento sempre il rumore di una macchina, sei sempre a bordo. Tu hai cavalcato queste zone, le conosci tutte? Sì, conosco tutte queste zone, ma stavo attento anche alla sostanza di quello che hanno detto. Sì, però voglio fare una fotografia prima, la fotografia di quest'area. Di quest'area, l'area evocata ovviamente a mais, e quello che ho capito io che il mais trasformato in latte è quello che dà il maggior guadagno. E questa è la prima cosa. Qui vedo l'amico, se posso dirlo, Giorgio Boreani, che abbiamo fatto anche insieme degli incontri tecnici con i miei clienti. Il monocultore purtroppo è e resta in grosse difficoltà, ma per mancanza di cosa? Mancanza di sinergie. Mancanza di sinergie, perché quello che ha detto il dottor Cagnolati è molto vero. È verissimo, noi siamo piccoli in Italia, non possiamo reggere rispetto ovviamente ad altre nazioni, e di conseguenza dobbiamo creare sinergie e poi anche creare nell'impresa la capacità di cambiare, e quindi la digitalizzazione nelle imprese è fondamentale. Un'altra cosa è la valorizzazione, tanto per essere sintetico, perché fra un attimo tu mi dirai di tagliare, ti conosco molto bene, è quella della valorizzazione del refluo. Noi a Lodi, a Brescia soprattutto, che c'è il doppio di nitrati rispetto alla capacità del suolo di riceverli, e quindi c'è un grosso problema. Noi a Lodi, con tutto il bestiame che abbiamo, gli allevamenti e gli impianti di biogas, non abbiamo ancora capito bene come si potrebbe fare per valorizzare bene il liquame, e questo è un grosso handicap. Un'altra cosa: i contoterzisti sono fondamentali, non sono più necessari, sono diventati indispensabili, però ricordatevi una cosa: nel mio caso ho un'azienda abbastanza strutturata, una SRL, devo dire che abbiamo anche parecchi dipendenti, c'è un grosso problema della turnazione che dovremmo fare, non riusciamo a farla, e quindi abbiamo un turnover di ragazzi che scappano, perché una volta che sono formati da noi e noi li formiamo nel giro di 2 o 3 anni, vanno ovviamente in ambienti più quieti. Quindi la capacità del terzista di essere performanti c'è, ma c'è anche un grosso rischio che non so fino a quando possiamo reggere queste performance. Innanzitutto per quanto riguarda l'insilato, nessuno qui ha detto che in 2 anni abbiamo fatto dei prodotti qualitativamente molto scadenti. Se poi dobbiamo guardare solo alla quantità, ci siamo, ma la qualità è stata scadente. Noi ci siamo serviti come servizio qualità nella mia azienda di altri controterzisti, abbiamo creato sinergie, soprattutto l'anno passato, che è stato ancora più difficoltoso, e la pianta non ha retto. E qui a me piacerebbe che tu intervistassi quel signore lì, quel dottore lì. Chi è? È di Terre Padane ed è un esperto di subirrigazione, perché noi nell'Odigiano abbiamo l'abitudine, quando uno ha un po' sete, di buttargli addosso una quintalata d'acqua, e così è a posto, ma la pianta ha bisogno tutti i giorni probabilmente di alimentarsi, e se manca questa manca tutto, perché qui non so, ci sono anche dei sementieri, fanno delle piante molto molto robuste ma che non riescono ad esprimere tutta la loro potenzialità, perché manca appunto questo. Una migliore organizzazione anche nell'irrigazione. Arrivo subito. Allora, questo deve cambiare anche diciamo, la tecnica di coltivazione. Dunque,
la tecnica di coltivazione non può mai essere statica, no? Non si raggiunge mai un punto, bisogna sempre andare avanti, anche perché la tecnica deve risentire di due cose fondamentali che variano: la genetica, che va avanti, e poi vorrei dire una cosa importante, e poi l'andamento meteorologico, che ogni anno, ogni mese è diverso ed è sempre imprevisto. Pensiamo al 2022, erano 100 anni che non avevamo 15 mesi con così poche precipitazioni, e pensiamo quest'anno che abbiamo avuto un numero di giorni superiore a 30-35 gradi che non avevamo mai sperimentato prima. Questo è importante, cioè il cambiamento climatico c'è, ma sta viaggiando a una velocità imprevedibile, cioè superiore a quelle che ci aspettavamo. Per altri modelli matematici dei grandi climatologi ce lo suggerivano che potevamo andare a quella velocità lì. Lei diceva cambiare l'agrotecnica. L'agrotecnica deve essere cambiata perché abbiamo sicuramente il materiale più performante, e noi ci aspettiamo nei prossimi 3 o 4 anni una piccola rivoluzione che potrebbe essere una grande rivoluzione, cioè arriveremo ad avere dei mais di bassa taglia da coltivare molto più fitti. Adesso li coltiviamo a 7-8 piante a metro quadro, diciamo i cicli pieni, ne potremmo arrivare intorno ai 12-14 piante, magari ci arriviamo progressivamente. Non dovremo più seminare a 75 cm o 70 cm, dovremo scendere a 50 cm, e questo vuol dire che i terzisti avranno un ruolo fondamentale in questo, come già hanno adesso un ruolo fondamentale per la gestione dell'agrotecnica. Dovremo quindi sistemare il problema della fertilizzazione, sistemare anche il problema di irrigazione, perché con tante piante così ci aspettiamo alte produzioni ma una certa sete, e quindi dobbiamo essere pronti a rispondere a questo. Sete che vuol dire aumentare l'efficienza, perché non è che stiamo adesso inventandoci di nuovi ghiacciai magari sull'Appennino tosco-emiliano, noi dobbiamo evidentemente valorizzare l'acqua che abbiamo. Quindi le tecniche di irrigazione di precisione, soprattutto di microirrigazione, diventano certamente molto interessanti, o perlomeno favorire anche gli impianti, grandi impianti, pivot e Ranger, che al posto di irrigazione per scorrimento, che almeno nella pianura padana, centro-occidentale è dominante, beh lì probabilmente dovremo cercare piano piano, ma forse neanche sbaglio, non piano piano, velocemente di sostituirla, proprio perché dobbiamo aumentare l'efficienza di quella poca acqua che abbiamo. Correre. Ecco, quella poca acqua che abbiamo è da gestire meglio. Noi siamo abituati in Romagna, abbiamo avuto questa alluvione che ci ha disastrato, e lì qualche osservatore ha detto: ma i fossi in agricoltura non li fate più. Ecco, adesso vi spieghiamo il motivo per cui non facciamo più i fossi. Ecco. Beh, i fossi diciamo che ci sono ancora. Ci sono fossi, pozzi e tutte le tipologie di approvvigionamento idrico. Ecco. No, L'importante per dire che l'agricoltura, ci sono delle tubazioni sotterranee, certo, che il consumatore non vede, l'irrigazione è sottoterra, ma anche il drenaggio molto spesso è sottoterra. Anche è questo assolutamente. che dobbiamo dire al consumatore, che l'agricoltura è voluto gestisce bene i drenaggi, gestisce bene l'irrigazione, anche perché oggi bisogna cambiare proprio su questo fronte, bisogna fare un cambiamento drastico. Sì, sotto questo aspetto secondo me bisogna proprio cambiare mentalità. Noi come Terre Padane abbiamo visto 2 grossi colli di bottiglia secondo me nelle aziende agricole, che sono l'irrigazione e la manodopera. Io mi occupo di microirrigazione, di subirrigazione, di impianti, e quello che abbiamo visto con la subirrigazione soprattutto è che oltre a risparmiare l'acqua e quindi a utilizzare meno acqua rispetto allo scorrimento e a queste tecniche, abbiamo anche un risparmio di manodopera che si fa sempre più fatica a trovare nelle aziende. Noi con la subirrigazione andiamo a irrigare con delle ali gocciolanti poste sotto il terreno a 40 cm per capillarità e risalita. Questo ci permette un grande risparmio di acqua, un risparmio di manodopera e anche delle produzioni che non solo sono elevate, ma soprattutto secondo me sono costanti, e quindi si riesce anche a programmare quella che è proprio la propria azienda, perché si sa che si andrà a produrre un tot. Bene, allora, produzione di qualità. Diceva Dani prima che l'insilato non si lavora bene, è così? Sì, dipende un po' dalle situazioni, dalle zone, quindi
Non mi sento di generalizzare, ecco. Sicuramente le altissime temperature hanno portato a delle chiusure dei cicli più veloci, che hanno portato ad avere spesso degli insilati magari anche alti di amido, ma con delle sostanze secche molto alte, che poi erano poi difficilmente poi gestibili in trincea al momento del consumo, e che richiedono anche delle tecniche, degli accorgimenti che devono essere messi a punto insieme al contoterzista, lunghezza di trinciatura e cose che spesso possono sfuggire magari localmente, e come dicevamo anche con Oldani, che abbiamo fatto anche parecchi incontri, spesso c'è un po' di diffidenza anche del mondo agricolo. Io devo dire che ho tantissimi amici allevatori, agricoltori, però anche che sono molto, molto seguito, però si fa fatica, soprattutto quando vuoi dire qualcosa di un po' nuovo e ci metti 5-6 anni. Prima ce ne mettevo 20, adesso ce ne metto 5-6, però c'è comunque, abbiamo un'esigenza, come dicevamo prima, anche 4.0 di andare velocemente, però c'è un po' di attaccamento alla tradizione, in cui io sono un tradizionalista, a me piace l'agricoltura, la tradizione, però in questi momenti c'è bisogno di reagire un pochino più velocemente, perché abbiamo visto i mercati ragionano ormai in 2 mesi, in 1 mese, e noi non possiamo ragionare in 5 anni, quindi questo è un po' l'aspetto anche, cioè le soluzioni ci sono, la tecnica ce l'abbiamo, abbiamo anche i contoterzisti, che io condivido pienamente, che sono una dei punti chiave anche per la distribuzione dei reflui, cioè sono loro che potranno avere le macchine innovative. Abbiamo visto delle macchine straordinarie, ma non potranno mai essere comprate dalle aziende nostre, se non da aziende di quelle di 1000-1500 ettari. E quindi c'è questa sinergia, bisogna anche che gli agricoltori siano disposti a ragionare e a fidarsi talvolta dell'innovazione. Fidarsi, Sì. a volte. Fidarsi anche di noi, anche della ricerca. Prego, una volta. Volevo fare una domanda un attimino al professor Giorgio Boreani. Noi abbiamo consigliato ad alcuni agricoltori, che purtroppo non è che noi siamo arrivati tardi, è il mais che ha ceduto effettivamente, perché mi avevano detto 15 giorni e dopo 8 giorni c'era il mais che cedeva. Ok, abbiamo tagliato e insilato con sostanze secche intorno al 50%. Alla fine che ci ha salvato è stato il secondo raccolto, perché gli abbiamo fatto mettere sopra almeno 20-25 centimetri. È una cosa giusta? Sì, posso rispondere io? Sì. Prego. Sì, no. Sì, è una cosa giusta, questo è proprio il discorso anche che purtroppo con i cambiamenti climatici, come diceva anche il professor Reineri, bisogna imparare a giocare, e quindi anche sui tempi anche voi dovrete essere purtroppo un po' più reattivi, quindi si chiede un po' a tutti. Era meglio trinciarlo al 40-45, quindi riuscire ad andare, però è chiaro che se c'è da raccogliere 5.000 ettari e io la cosa devo programmare, quindi non è che posso. Sicuramente lì, accorciando un po' la lunghezza di trinciatura, che va poi gestita con i nutrizionisti, perché poi purtroppo ci sono delle ricadute anche sulle produzioni di latte, si possono risolvere dei problemi, però bisogna risolverli puntualmente, e talvolta sono un po'... Allora, questo dibattito non è proprio troppo tecnico, vuole essere abbastanza generalista. Chiunque voglia rintracciarvi, magari vi scambiate i numeri o anche l'indirizzo. Allora, Rossi, lei voleva intervenire su? Ma io volevo semplicemente fare una puntualizzazione di carattere tecnico, però abbastanza generica, insomma, che diciamo riguarda un po' tutti gli ambiti, ma riguarda un po' il sistema produttivo nazionale in tutte le filiere, in tutte le produzioni. E si parlava prima di gestioni irrigue, cioè di come poter migliorare un terreno avendo un ottimo drenaggio, avendo un buon apparato distributivo. Mi viene da dire che oggi il clima ci obbliga, anche in virtù delle biodiversità, a modificare i sistemi irrigui. Quello che diceva prima il collega credo che sia assolutamente interessante, perché ciò che facevamo 20 anni fa oggi evolve in un sistema diverso, con l'irrigazione localizzata in pressione ipogea, cioè sottoterra, dove per capillarità si sfrutta l'umidità.
e si cede umidità in maniera programmata, unitamente alle sostanze nutrizionali di cui la piantagione poi ha bisogno. Ma il tema, vado un po' più avanti, credo che andrebbe affrontato più a 360 gradi e pensare che il cambiamento climatico ci obbliga a rivedere il sistema o a rivedere un piano irriguo, chiamiamolo nazionale, assolutamente importante, rispetto al fatto che noi abbiamo dighe che oramai hanno 50 anni, con dei sistemi di raccolta delle acque che sono programmati con un clima che era ben diverso rispetto a quello di oggi, dove in un'ora d'acqua oggi si scaricano anche 100, 120, 150 millimetri, parlo in media, ma dove prima invece erano molto più cadenzate e distribuite, quindi tanta acqua va persa. Seguivo un simposio tecnico legato proprio a questo problema, dove si evidenziava che su ogni pioggia mediamente si ricava appena il 10-15% dell'acqua che cade, il resto è dispersa. Quindi io credo che l'acqua diventi una risorsa, massivamente per il mais ha bisogno, è una cultura che ha bisogno di acqua, e quindi io credo che ci sia la necessità sì di rivedere le tecniche distributive e come somministrare al meglio, ma bisogna andare ancora più a monte, cercare di capire cosa bisogna fare a livello infrastrutturale per migliorare la raccolta delle acque e non disperdere nel nulla quello che Madre Natura ci dà in modo diverso rispetto a 50 anni fa. Bene, allora torniamo dal Presidente. Cosa deve cambiare? Allora iniziamo a fare un altro giretto. Cosa deve cambiare? Abbiamo fatto una pausa di riflessione? Ma io credo che, riprendo quello che diceva prima Cagnolati, no? La conoscenza del mercato, ma non solo, la ricerca, abbiamo sentito. Ma io volevo riallacciarmi e essere un po' più terra rispetto a quanto oggi abbiamo discusso. Poi sono al tavolo e quindi sapete che anche il mio ruolo è quello di fare la parte dell'agricoltore, quindi richiamare al fatto che oramai siamo vicini a questo 21 euro al quintale e quindi, signori, facciamo veramente fatica. Quindi come risolvere la cosa? Prima di tutto io credo che, visto che il prezzo ci possiamo fare ben poco da quello che ho capito, a meno che lo conosciamo e lo sappiamo gestire, a meno che riusciamo a gestirlo durante il corso dell'anno, perché poi dopo molti degli agricoltori, quasi l'80% vende alla raccolta e quindi il restante 20% probabilmente può fare dei discorsi di conoscenza e di mercato, di programmazione. Bene, ritorno a questo discorso. La ricerca, ricordiamoci, può essere messa in campo da noi agricoltori se c'è redditività. Senza redditività noi è un cane che si morde la coda. A me dispiace dirlo, ma l'anno scorso io ho messo in campo tutti i biological che potevano essere messi in campo, è una grande innovazione questa, quindi il biocontrollo delle aflatossine, tutto quello che riguarda ad esempio l'efficienza nell'assorbire l'azoto che c'è atmosferico, sono stati lanciati dei prodotti dei batteri che sono in grado di fissare l'azoto atmosferico e darlo alla pianta in cambio di zuccheri. Questo secondo me è in termini di sicuro, di efficienza, è rivoluzionario, anche perché lo dà lungo tutta la stagione in cambio appunto questo azoto e questo è fondamentale, anche perché questo possiamo affrontarlo nel momento in cui i prezzi sono su. Anche i prezzi dei costi delle materie prime, quindi dei fertilizzanti, sono su, quindi è conveniente anche affidarsi a queste tecnologie, perché poi alla fine dobbiamo fare i conti col portafoglio. Quindi secondo me, quindi ritornando che cosa possiamo fare, la prima domanda, e scusatemi, mi vedete sempre molto prammatico su questi temi, ma è la premialità. Premialità da dove può arrivare? Può arrivare essenzialmente dai contratti di filiera, è il grande lavoro che noi stiamo facendo, perché accanto a un prezzo che sappiamo gestire o meno dovrà essere aumentato in qualche modo o attraverso la filiera, quindi sto parlando e sto guardando Ferrari, che è il nostro interlocutore principale all'interno dell'accordo quadro che stiamo rinnovando e siamo in procinto di rinnovare, ma dall'altra parte c'è tutta una parte diciamo di finanziamenti che arrivano dal governo, ci sono dei fondi che sono stati messi a supporto dai contratti di filiera che possono aiutare. A me in questi giorni purtroppo questi valori stanno leggermente diminuendo, abbiamo bisogno quindi di iniettare redditività e premialità, la premialità che arriva però anche dalla PAC, perché anche questa oggi di sicuro non siamo da soli, perché tutti i seminativi, i frumenti, l'orzo purtroppo sono stati penalizzati,
Oggi se il maiscultore non ha fatto l'ecoschema 4 riceverà il 16 ottobre qui in Lombardia, vado al concreto ancora, si troverà la metà della PAC. Sarà una bella sorpresa, sarà una sorpresa amara io credo. Quindi la redditività è il primo punto. Sarà necessario anche pensare, se vogliamo lanciare un po' il settore, sedersi al tavolo e chiedere un ristoro anche eccezionale una tantum, perché sennò questi agricoltori non hanno la possibilità di mettere in campo la ricerca, non hanno la possibilità di comprare i trattori 4.0, non hanno la possibilità di mettere in campo tutta quella ricerca che è necessaria oggi mettere in campo, perché la ricerca, anche quella del biocontrollo, ha un costo che è aumentato negli anni, perché io lo sto facendo a casa mia e vedo che è aumentato, quindi queste sono le cose pratiche e reali di cui noi abbiamo bisogno, ed è questo che noi stiamo chiedendo anche e chiediamo e continuiamo a chiedere anche alla politica. Ovviamente il tutto coordinato all'interno di un piano maidicolo nazionale, quindi scusate se sono pragmatico, ma la premialità è il punto di partenza per poi dare via alla ricerca, per poi dare via a tutta una serie di altri spunti di rilancio che sono necessari tutti assieme, perché la filiera, il titolo che tu hai dato è perfetto, ripensare la filiera, aggiungerei una parola in più, ripensare i rapporti di filiera. Oggi secondo me la filiera del mais è quella che è più avanti rispetto ad altre filiere, perché noi ci stiamo parlando da più anni e devo dire che i rapporti che sono iniziati con i contratti di filiera sul tavolo sono andati avanti. Noi abbiamo un'interlocuzione tra tutte queste persone che sono sedute, che rappresentano buona parte della filiera, che sta proseguendo da tanto tempo e dobbiamo cercare di capitalizzare su questa cosa, perché solamente capendo che il mio problema non è mio, ma inteso come agricoltore, ma anche il problema di Silvio Ferbari, inteso come Assalzò, credo che sia fondamentale, ma lo stesso problema del professor Reniero, del professor Borando o della Sabrina Locatelli, perché solo così, facendo dei controterzisti, credo che sia veramente l'unico modo per uscire dal problema. Filiere che si parlino tra di loro, tra i diversi componenti, dall'inizio alla fine. Sì, e questo era stato, noi come ricerca l'abbiamo vissuto con Cesare, con il tavolo, la filiera che dall'inizio alla fine si è incontrata per la prima volta, forse davvero intorno a un tavolo, per affrontare insieme la problematica. Poi è chiaro che ognuno ha le proprie divergenze, le proprie problematiche più personali, ma credo che ormai sia unito per tutti la volontà di riuscire a trovare una soluzione, perché comunque siamo consapevoli del fatto, del ruolo cruciale che il mais ha in Italia e del ruolo cruciale che ha per le DOP, perché questo non è da dimenticare, perché noi ci vantiamo del nostro Made in Italy, ma se smettiamo di coltivare mais cosa facciamo? E quindi la filiera è da ripensare, le filiere devono parlare tra loro, i vari protagonisti, per riuscire a risollevarla, e vogliamo essere ottimisti. Le filiere devono, Imagine Live, visto che voi parlate di quaderno di campagna, le filiere devono dialogare attraverso dei numeri che vengono raccolti in campo. Esattamente. Questi numeri a volte per gli agricoltori sono un po' così sudati, nel senso che spesso hanno tanto da fare in campagna, ma c'è da dire che ovviamente sia per ricevere la premialità, ma anche un po' per capire come sta andando questa campagna, è importante prendersi del tempo e utilizzare questi strumenti, come nel nostro caso il quaderno di campagna digitale, per raccogliere queste informazioni e avere anche un po' un riscontro numerico. All'interno del quaderno di campagna ci sono anche un sacco di funzionalità che possono venire incontro all'agricoltore. Abbiamo digitalizzato le etichette, per esempio le etichette ministeriali, in modo tale da offrire proprio un supporto anche da questo punto di vista all'agricoltore. Spesso possono cambiare, ci sono anche i disciplinari, importantissimi disciplinari regionali, che permettono di avere queste premialità in più, che però complicano ancora ulteriormente la coltivazione, quindi la produzione di queste derrate agricole. Abbiamo digitalizzato anche tutte queste informazioni per fornire questo strumento che aiuta a seguire appunto tutte queste regole e verificare che il proprio metodo agronomico sia corretto. E questo permette insomma di semplificare il lavoro e permette di preservarsi da eventuali multe che possono arrivare nel momento in cui sbagliamo
in cui non riusciamo a essere, diciamo, puntuali nel seguire tutti questi regolamenti, questi disciplinari, queste etichette che magari possono anche cambiare. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.